Eccolo qua, l'85 1.8 Canon. Sapete quanto mi piace questo obiettivo e quanto lo usi soprattutto nei servizi di cerimonia. Piccolo, compatto, qualità assolutamente di rilievo. È una di quelle ottiche che io consiglio. Però oggi è un pochettino schiacciato perché da una parte, lo avete riconosciuto? Certo che sì, 85 mm 1.2 DS Canon. Vabbè, ho fatto la recensione anche di questo, andatela a vedere e vabbè, non servono parole, lo conosciamo tutti. Dall'altra parte c'è l'85 Sigma 1.4 Sigma Art e questo piccoletto resta un po' schiacciato, ma in realtà non è così. Perché? Perché a ciascuno il suo lavoro. Mi interessava soprattutto mettere a confronto questi due obiettivi perché da una parte c'è sempre il dubbio di dire ammazza quanto costa questo qua, insomma con i soldi che mi chiedono per un Canon di questa levatura me ne compro un paio e forse mi avanza anche qualcosa di questi qua. Il peso più o meno è lo stesso, quasi 1200 grammi, poco più di 1100 grammi per il Sigma Art. L'apertura? Beh, 1,2, 1,4, però due modi di interpretare la scena. Vi confesso che effettivamente sono abbastanza distanti, cioè hanno una personalità propria. Non ho dubbi nel scegliere questo per il ritratto, bella forza direte. Quello invece il Sigma lo trovo molto valido per il ritratto, ma un po' più polivalente. Questo resta fuori dalla sala posa, fuori dall'ambito del ritratto puro, talvolta così delicato che potrebbe quasi perdere quella grinta che invece l'85 1.4 conserva quando vado anche, per esempio, a fare dello street, non tanto come lo intendiamo tutti, ma a raccogliermi dei dettagli per la città, per il paesaggio, per la campagna. Qui, se non abbiamo un soggetto che possiamo evidenziare, staccare dai piani, tutto sommato non si comporta tanto differentemente dall'altro, ma con questo risparmio dei bei soldini. Nessuno dei due è stabilizzato. Entrambi condividono più o meno la minima distanza di messa a fuoco e anche l'apertura relativa. E allora dobbiamo proprio lasciar passare le immagini. Non prima però di avervi detto che alla fin fine, pur essendo lievemente più leggero il Sigma, è anche un po' più sbilanciato e nei tempi di scatto, quelli un po' alla soglia del mosso, nonostante il sensore stabilizzato, la spunta al Canon perché è un po' più compatto, il peso è distribuito meglio, pur avendo quasi 100 grammi in più. Cominciamo a dare uno sguardo al look di questi singoli obiettivi, giusto per capire la resa, come si comportano e che tipo di immagine restituiscono. Li ho provati su diverse camere, tutte full frame. Beh, questo è l'85 mm 1,8. Si può dire che sia un brutto obiettivo? Ma assolutamente no. È un termine inappropriato, anzi, ve l'ho detto, per me è irrinunciabile, soprattutto nei servizi, quelli che faccio a mano libera, quindi matrimoni, cerimonie, ricevimenti, battesimi, perché la resa è veramente buona, è molto luminoso, 1,8, e lo sfocato che produce è buono, e anzi diventa riconoscibile, diciamo leggermente deficitario, solo se comparato a qualche obiettivo ancora migliore, altrimenti non ci se ne accorge e nessuno se ne accorgerà mai, quindi promosso a pieni voti. Un altro obiettivo che mi è piaciuto molto è il TT Artisan 90 mm, generosa apertura 1,125. Bella la resa, veramente un bel vetrino, però manual focus, mancano anche gli EXIF. Insomma, un vero peccato perché bisogna rinunciare a quella che è l'operatività veloce di una lente autofocus, ed è il motivo per il quale non me lo porto dietro, non lo utilizzo nei servizi dove la velocità e soprattutto l'acquisizione dell'istante della scena è una cosa assolutamente prioritaria. Peccato perché, come vedete dalle immagini, la resa è assolutamente di rilievo. E visto che stiamo parlando di manual focus, introduciamo il Milvus, l'85 mm 1.4 di Zeiss. Qui siamo effettivamente in un altro campionato, si tratta di un obiettivo credo tra i migliori che ho mai maneggiato in questa lunghezza focale, qualità, nitidezza,
qualità dello sfocato che Zeiss ci dice è stata studiata per riprodurre quel tipo di progressione di sfumatura degli obiettivi vintage di una volta. Beh, se non lo conoscete andate a vedervi il video, non mi dilungherò molto in questo perché ne ho già parlato a lungo. È un obiettivo straordinario e è abbastanza diverso da quello che abbiamo visto fino adesso, è diverso dall'85 Canon 1.8, dal Artisan 90, ma anche è diverso dall'85 1.2 Canon, anche dal DS, da questo defocus smoothing che andremo a vedere fra poco. Perché è diverso? Perché la curva, il decadimento del fuoco è leggermente diverso, però c'è un grande limite in questo obiettivo, è un manual focus pesantissimo, tra l'altro, un manual focus, e questo lo mette davvero purtroppo in un angolo quando si tratta di fare un servizio di moda, quando ti danno quei 10 minuti per scattare le foto alla modella o al modello e non di più, e lì bisogna portare a casa il risultato. Un vero peccato, una lente straordinaria. Poi c'è il Sigma. Il Sigma è un obiettivo che io reputo buono non solo per il ritratto, nel senso che si presta anche a ritrarre degli scorci, a ritrarre soggetti o comunque contesti in luce diurna, perché ha un trattamento particolare, la croccantezza dell'obiettivo è veramente buona, insomma è una di quelle lenti che trovo un po' più polivalente rispetto ad esempio all'85 1.2 col quale adesso andremo a metterlo a confronto, e quindi i risultati sono un pochettino più a 360 gradi. Però attenzione, sto parlando dell'85 1.2, quello al quale ero abituato, perché questa nuova versione RF Defocus Smoothing in realtà guadagna molto anche sulla luce diurna, forse perde un po' di contrasto, è un obiettivo decisamente più elegante, più fine. Allora, è venuto il momento di metterli a confronto diretto. La prima immagine, questa che vedete, è del Canon, questa è del 85 1.4. Varia poco dal punto di vista dell'apertura massima da 1.2 a 1.4, ma come potete vedere in questa seconda immagine del Sigma c'è un pochettino più di contrasto, un pochettino più di dettaglio. Ancora una volta Canon, elegantissimo, e poi arriva Sigma, magari non avvicina nella stessa maniera, in maniera identica, ma senza dubbio ci sono delle piccole differenze, ma soprattutto ce n'è una che mi ha colpito molto, ovvero il Canon pesa di più del Sigma, però si portano a casa degli scatti che sono un pochettino più fermi. Sappiamo che entrambi non sono stabilizzati e a dispetto del Sigma che pesa meno, cosa succede? È un po' più sbilanciato in avanti e allora bisogna stare attenti a quel micromosso che è sempre dietro l'angolo. Però poi, in definitiva, cari amici, qui le stiamo guardando su una camera full frame, poi lo vedremo invece sulla APS-C. È così bello l'85 1.2 Canon che non c'è partita, nel senso che basta appena buttare l'occhio nel mirino della fotocamera per convincersi subito che uno è migliore dell'altro. È anche vero che gli separa una bella striscia di dollari da mettere sul banco per portarsi a casa l'85 Canon rispetto all'85 Sigma. In questa sequenza di immagini stiamo invece osservando i due obiettivi, come sempre, prima il Canon e poi il Sigma, su un formato APS-C, quello della EOS R7. Scusate se mi soffermo sulle scarpe, ma per mostrarvi come nel fotogramma Canon vi sia una nitidezza, un microcontrasto, una qualità che poi invece nell'85 mm Sigma non riusciamo a ritrovare, un po' perché è più scuro, un po' perché esiste un contrasto maggiore a discapito del microcontrasto, e così come in tutte le immagini che seguono. Quindi si potrebbe anche dire che forse nel contesto fuori dal ritratto l'85 Sigma se la batta alla pari, perché ve l'ho detto, quel un infinitesimo stop che andiamo a perdere da 1.2 a 1.4 è insignificante in luce diurna, però nel video, però nel ritratto ha il suo peso. Invece vedo che gli scatti sono piacevoli, anche quelli del Sigma, quando ci spostiamo un pochettino dallo strettissimo e specifico ambito del ritratto. A tutti voi amici, grazie, vi aspetto ai prossimi video, quelli da leccarsi baffi.